Ciao a tutti, eccoci qua per una nuova review di Reality Fishing. Oggi parleremo di un accessorio diventato pressoché indispensabile per chi, come noi, fa riprese in outdoor e in particolare ama le riprese dinamiche. Oggi presenteremo la recensione del Feijutek VG2. È una delle primissime recensioni di questo gimbal, presentazione molto curata da parte di Feijutek. Abbiamo quindi una scatolina con all'interno una custodia in materiale che sembra neoprene con un adattatore che poi vedremo a cosa serve, istruzioni, un cavo USB, custodia molto carina, non rigida ma molto pratica per poterla riporre negli zaini. Dunque il VG2 si presenta innanzitutto come il suo predecessore, il VG, molto compatto. Ha questo fermo che vi consiglio di non perdere perché è un fermo che si applica su una scanellatura qua del gimbal e permette di bloccare il gimbal nella sua posizione. Abbiamo montato la nostra Hero 5 sul VG2. L'ingombro, come potete vedere, è più o meno lo stesso del VG, il peso no. Il VG2 infatti pesa 88 grammi in più del VG. Perché questo? Perché, come potete ben capire, per poter realizzare un prodotto che, come vedremo, è waterproof, occorre schermare molto bene tutti i motori e realizzare quindi delle protezioni che appesantiscono comunque il gimbal. Nonostante questo, il VG2 è il gimbal waterproof più leggero presente sul mercato. Ad esempio, rispetto al Removu, che è l'unico gimbal non waterproof ma rainproof, il VG2 pesa ben 120 grammi in meno, che sono tanti se pensiamo che questo è comunque considerato un wearable gimbal, cioè un gimbal che non soltanto possiamo mettere su un'asta, possiamo posizionarlo su un treppiede, possiamo attaccarlo su tutti i mount della GoPro, ma anche possiamo, attraverso i mount della GoPro, vestirlo e metterlo su delle pettorine, sul casco, dove altri gimbal non possono stare o comunque sono un po' scomodi. Key features: la prima, waterproof per ben 5 minuti fino ad 1 metro. Infatti il VG2 è certificato IP67, per cui il consiglio spassionato è innanzitutto, se lo usate in acqua salata dopo una sessione, di lavarlo con acqua dolce e di asciugarlo. Il secondo consiglio è quello di utilizzarlo senza paura. Può sicuramente registrare sott'acqua, tuttavia da persona che da anni utilizza le action cam per filmare sott'acqua, vi posso dire che sott'acqua la densità stessa dell'acqua ci impedisce di fare dei movimenti troppo bruschi, per cui il bisogno di avere uno stabilizzatore su 3 assi è relativo. Invece serve tantissimo in quelle condizioni a pelo d'acqua, e quindi parlo di surf, di pesca sportiva, di kayak, di trekking. Immaginate il trekking in un canyon o sotto una cascata, dove possiamo finalmente andare con la nostra action cam, se questa, come in questo caso, presenta delle caratteristiche di waterproof senza case, così come ormai tantissime offrono. L'altra caratteristica davvero interessante del VG2 è la possibilità di rotazione a 360 gradi sui 2 assi principali. Nessun wearable gimbal waterproof è capace di poter effettuare questo tipo di rotazione, che, come vedremo, è molto interessante perché ci permette di realizzare riprese e soprattutto timelapse, quindi fotografie accelerate a 360 gradi. Un altro upgrade rispetto al VG è la possibilità di montare diverse action cam. In questo caso abbiamo montato la Hero 5, potremmo tranquillamente montare la Hero 4. Si possono montare diverse altre action cam compatibili con questa taglia e si può montare anche la Session utilizzando questo fermo addizionale. Contrariamente al VG, la batteria non è estraibile, ma si può ricaricare attraverso questa presa USB che ha una guarnizione molto ben strutturata in gomma,
Questa è una delle cose che dobbiamo ricordarci di chiudere con accortezza una volta che abbiamo terminato di caricarle, perché effettivamente è l'unica via di ingresso possibile per l'acqua all'interno del nostro gimbal. La batteria ha una durata di circa 2 ore e mezzo, più che sufficienti per poter supportare le nostre giornate. Un'altra caratteristica del VG2 è il fatto di avere già un Bluetooth incorporato e quindi la possibilità di interfacciarsi direttamente con l'applicazione Feju Go, che è scaricabile gratuitamente sulle varie piattaforme Android ed iOS. Dall'applicazione possiamo scegliere direttamente il nostro gimbal e da qui possiamo accedere a un menu che ci consente di controllare attraverso un joystick i movimenti e la rotazione del nostro gimbal. Il gimbal ha pressoché le stesse modalità viste con altri prodotti della FejuTech, in particolare la modalità 1, che è questa, ha di fatto il gimbal bloccato sulla linea dell'orizzonte. Poi abbiamo la modalità 2 che invece segue ed equilibra la nostra Action Cam su tutti i 3 assi. Questa è una modalità che segue di fatto le inclinazioni di chi la porta o dell'oggetto su cui è montata ed è sicuramente una ripresa più soggettiva in cui la videocamera è equilibrata sui 3 assi. Per quanto riguarda i timelapse dobbiamo invece accedere ad una funzione avanzata del gimbal che è l'auto-rotation. Cosa da ricordare? La velocità di rotazione del gimbal sul suo asse va regolata con l'applicazione. Per poter accedere alla funzione di auto-rotation occorre schiacciare 4 volte in maniera abbastanza veloce, 1, 2, 3, 4. Possiamo decidere la posizione di inizio della nostra ripresa muovendo i 2 assi della videocamera, quindi sia questo orizzontale che quello verticale, e questa sarà la posizione di partenza della mia ripresa. 1, 2, 3, 4. Ok. Posizione di inizio della ripresa. Clicco sul tasto di accensione. Conferma acustica da parte del gimbal. Posizione di fine ripresa. Clic sul tasto finale e la videocamera esegue la rotazione con questa velocità. Una volta terminato il suo compito si rimette in posizione iniziale. Come avete potuto notare, la velocità di rotazione era abbastanza spinta. Questo perché ho impostato la velocità di rotazione su 12. Tenete presente che la velocità può essere variata da 1 fino a 45. A velocità 1 diciamo che un giro su 360 gradi dovrebbe impiegare circa 2 ore, mentre man mano che andiamo più veloci i tempi si riducono notevolmente per poter fare il giro di 360 gradi. Si tratta sicuramente di un prodotto completo che in questo momento va al pubblico intorno ai 310-320 euro. Chiaramente per le caratteristiche che ha e soprattutto per il tipo di applicazioni che può avere è uno dei prodotti più interessanti sul mercato. Il VG2 è il primo wearable gimbal realmente waterproof, per cui è il gimbal più adatto per chi come noi lavora o ama gli sport acquatici, dalla barca alla pesca, al surf, al kayak, ma anche per chi fa trekking e soprattutto non vuole avere patemi d'animo quando si porta dietro uno stabilizzatore digitale che costa diverse centinaia di euro. La funzione di auto rotation è quindi un qualcosa di molto interessante che Feju sta applicando su altri gimbal e sul Salmon e che consente di fare degli spettacolari timelapse a 360 gradi che, come vedrete nel nostro video, valgono davvero la pena e ci danno una possibilità in più di poter sfruttare le nostre action cam anche in situazioni estreme. Per quanto riguarda questa recensione mi sembra davvero tutto, quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima review di Reality Fishing. Ciao a tutti!